Che notte! Alla fine, da dove vi aveva lasciato nell'ultimo episodio, faceva un freddo. Un Abbiamo freddo. trovato anche dei divanetti così, ci stava più o meno comodi, però l'aria condizionata da letto. Sì, ma io non so l'avevano messa gradi, una cosa fuori di testa. Vabbè, vero, anch'io i pantaloncini. Ma io sono tutta coperta e avevo freddo. E alla fine sapete dove siamo venuti? Monte si sta meglio fuori. Sulle panchine di legno. Queste qua belle comode, guardate. Comodissime. E guardate, siamo quasi arrivati, manca sì, un'ora e mezza. Ma guardate che alma abbiamo dietro di noi. Che spettacolo! Come è buono, Un rotolino alle ciliegie. Così acido ci sanno fare bene. Sì. E l'altro la E Nutella. questo lo provo io. Scusa. Buono, È un pan brioche. È pane. È buonissimo. Ma buono. E cosa Soffice. vuoi di più? Nutella. Ciliegia. E mi sta male su una panchina. Sembra di essere in spiaggia. Una bella alba. Buono. Buono. E fidatevi che poi e la Cina è il nostro allarme gratuito. Adesso chiaramente siamo svegli, è passata gente, non hanno pagato, ma stanotte eravamo qua a dormire, non so che ora era. A un certo punto è arrivata una persona, perché qua dietro lì c'è una porta ed è entrata e poi la Cina. Ho abbaiato che ci siamo svegliati in 40 secondi e da piccola Cina stanotte è stata il mio riscaldamento personale. Faceva freddo, vero pure in cui sto sollevando. Cina sei un po' cresciuta da quando lo facevi con papà, Sì. quando eri piccolina. Era così. Sì. E adesso pesi pure. Comunque l'infradito ti salvano. Guardate dove ho messo l'infradito. Siamo ufficialmente sbarcati e questo è il tempo che c'è a Ancona! Benvenuti a Ancona! Bentornati in Italia. Bentornati in Italia un'altra volta! Sembra che deve cadere un temporale da un momento all'altro. Sì, no, Guardate il porticciolo. E ragazzi, la nave gli do come puntuazione -1. Vecchia, puzzolente, piena di muffa, non voglio immaginare le camere. Le cabine mi sa che faceva un errore. Sì, sì. E il bagno ve l'ho risparmiato Sì. perché Volevamo filmarlo no, però mi veniva il vomitino. E prima tappa andiamo a trovare un pezzettino di prato per i cagnolini, Sì. per fare i loro bisogni. Come sapete sulla diatrina non gli mettono manco un pezzettino di Scandaloso, poverini. prato, qualcosa. Poi Cina, siete stati bravissimi. 10 e lode. 10 e lode diranno. Questi qua sono falsi. Siamo arrivati a Sirolo. Per non fermarci ad Ancona, che era una grande città No. ed era complicato parcheggiare, siamo scesi un pochino. Cirolo detta anche perla dell'Adriatico. E non che le sue spiagge hanno vinto la bandiera Era blu. blu. Oggi non rende, No, però guardate dietro cosa ci Dentro vedete aspetta. quell'azzurro lì. Quello lì. Ed è brutto, comunque i colori non sono niente male. Sui fumi che si sì. scaricano sul mare E arriva. quando arriva dal mare, Occhio. occhio, all'orito come dicono Oh, ma- in Spagna.
Un Comunque, caffettino. sì, un caffettino perché la barca non lo so, ti distrugge che fai 8 ore, che ne fai 11, che ne fai 20, che hai la cabina o che dormi sulla panchina. È uguale. Guarda. Andiamo a farci un caffè, va. Primo caffè italiano e sta iniziando a piovere molto La bene. schiumetta. Mm. Però il caffè, come ci abbiamo quello alla caffettiera, il caffè italiano non è proprio più una cosa che mi è mancata tanto. No. Abbiamo Buono, le però- scorte però- per un anno intero. Però la schiumetta buona. E sapete che la tamarina in ogni paesino Deve sempre andare a vedere aveva la una chiesa. chiesetta. Fa strano rientrare in una chiesa cattolica dopo tanto tempo. Eh sì, dopo tante chiese ortodosse, Ortodosse, moschee. moschee. Bellissima questa chiesa. Come avete visto, ha questi soffitti altissimi Super alta, ed è tutta decorata con lo stucco bianco. hai capito? Hai capito la storia? Beh, no, bellissima. Ma proprio da fuori dici. Però dopo vedi da fuori, non sempre l'apparenza inganna. a volte, sì sì. Con Nero Comaros. Nero, comprendimi in giro, va. Comunque, sto borghetto ci sta Sorprendendo. È chiamata la perla dell'Adriatico ed effettivamente guardate sta casetta che particolare. È l'unica che abbiamo visto così, con questi sassi chiari e la porta rossa che risalta. Questo borgo nasce vicino al Monte Conero e fu fondato dai greci quando iniziarono a risalire le coste dall'Italia meridionale. Si insediarono qua e fondarono il paese perché ovviamente qua le terre sono molto fertili e la chiamarono Conero Comaros. Poi i romani la ribattezzarono in Cumerus, che vuol dire corbezzolo. Infatti il monte Conero in ottobre si tinge di 1000 colori quando il corbezzolo diventa maturo ed è diventato simbolo di ospitalità e di cordialità. Non ce ne possiamo andare da qua senza un pim pum pam. E poi un pim pum pam particolare perché c'è un temporalone che sta arrivando e c'è sto scroscio di sole che esce, quindi fa un effetto wow. Quindi Pim pum pam. Una delle poche ville romane che sono diventate case private che ancora si vedono, perché tutto il resto delle ville, tutta questa via è piena di ville romane, però sono state dai recinti, non vedi niente, quasi mi investono. Molto bene. Comunque adesso che andiamo all'Eurospin, l'Eurospin non c'aveva il multi, vero? No, è l'MD. Mi filma. Però io non ve lo dico per scherzo, ho un serio problema col cibo. Cioè, cambiamo Sì, ma poi mi paese, prendono per un morto di fame, tu non puoi farmi ste cose. cambiamo paese, ma la storia continua tutto il giorno parlando di cibo. Tutto il santo giorno. E tu? Tu che parlavi di salumi e formaggi, Sì, lo ammetto, lo ammetto. Ah.
Non siamo spariti, nel No. frattempo sono passate 2 o 3 ore. Abbiamo chiamato i nostri amici Che avevamo conosciuto sul ritorno dalla Sardegna dalla Sardegna sulla nave, loro andavano in Spagna in vacanza. e noi a suo tempo, che è passato più di un anno, tornavamo a sposarci. Esatto, tornavano dalla Sardegna. E vivono vicino ad Ancona e sempre ci hanno detto: se passate da queste parti Chiamateci. E infatti li abbiamo chiamati, ci siamo visti, ci hanno invitato a pranzo. Ci hanno aperto la loro casa, ci hanno offerto una doccia. Ma ho detto una doccia, ho detto vabbè, Ci perché siamo no? tolti la puzzetta di quella nave. Schifosissima, mamma mia, che Mamma mia, schifo che di nave. compagnia la Iadrolina. E ci hanno detto che dovevamo venire a A vedere. vedere un paesino. Osimo. Oggi è la giornata dei paesini, anche se siamo stanchissimi. Speriamo regga il tempo perché È brutto, brutto. però purtroppo sul tempo noi non ci possiamo Non si fare comanda. niente. Quindi ci andiamo a vedere il paesino e poi torniamo dai nostri amici che a tutti i costi ci hanno detto: dovete venire qua a cena e rimanere a dormire. Lì che c'hanno un piazzale, vabbè, passeremo una bella serata. Sì, quindi andiamo a vederci sto paesino che deve essere particolare. Belin belin. Noi abbiamo parcheggiato lì sotto. Questa è un'area sosta che al momento purtroppo è chiusa per manutenzione. Ed è completamente gratuita. Fai un pezzettino a piedi e poi c'è una funivia che ti porta su. La funicolare che la chiamano qua, la tirami il su. tiramisù. Perché sopra a Osimo tutti i parcheggi sono a pagamento. Adesso il tempo è pazzo quest'anno. Passiamo dai 40 gradi Ai 20, e 17. e a 17 mi sono dovuta mettere una felpa. Pieno e maniche corte, lo sapete che è montanaro e quindi freddo non lo sente. Con tutto il rispetto per i montanari, ma io sono più da caldo. Quindi mi sono dovuta mettere la felpa. Ma è possibile? Dai, No. andiamo che c'è sto venticello che a me non piace neanche un po', No, sembra che da un momento all'altro Vediamo deve se venire regge. il diluvio universale. Prima volta sulla funicolare per Shurboy e la sussuracina, è andata benissimo. Sì, 15 secondi di funivia. Sì, è veloce. È gratuita, cosa molto importante, gratuita. Lì alle nostre spalle si può salire l'altro pezzettino, Con le scale mobili, noi con i cani no, perché sennò ci lasciano le zampe. quindi non ci fidiamo con le unghie. Facciamo il giro E di quindi si può fare il giro a piedi e si arriva qua sopra, credo. Sapete che noi andiamo un po' così, a sensazione, c'è una strada e Uscirà. ci porterà da qualche parte. Sicuro. Siamo all'interno della sede del Palazzo Comunale dove c'è anche un'esposizione. Il Palazzo Comunale di Osimo. che c'è anche un'esposizione archeologica. Si possono vedere le statue, come avete visto, i bassi rilievi. Il nome Osimo deriva da una parola latina augeo, che vuol dire accrescimento. Si deduce che Osimo, vista la sua posizione molto strategica messa in questa collina, quindi queste città hanno avuto un grande sviluppo sia dal punto di vista architettonico, culturale, appunto per la sua posizione strategica. Qua potete vedere delle statue senza testa. Infatti gli abitanti di Osimo li chiamano i senza testa. Il motivo del perché sono senza testa, ci sono varie motivazioni. Si dice che non siano mai state completate, o si dice che poi siano state capitozzate, distrutte per dispetto nei vari anni, nell'epoca medievale, quando ci sono state le varie guerre, e non si sa bene.
Però a me la cosa curiosa è che gli abitanti di Osimo li chiamano i senza testa dovuto a queste statue. Entriamo a vedere la cattedrale. La cattedrale è bellissima, sembra di entrare in un castello con questi lampadari fatti Sì. tutti in legno con questi soffitti fuori un po' super in alto. Fuori un po' in stile gotico così. Sì, però è romana. Sì, Sembra gotico, però poi entri e dici, questi lampadari sì, giganti. bellissima. Posso fare una nota polemica? Se io devo pagare un'entrata per qualcosa, ci può stare. Però per vedermi la cripta e gli devo pagare la luce, direi anche no, o per vedere dei dipinti. Questo non l'avevo mai vista, No, per vedere dei dipinti Sì. devi pagare. Sì, no, non l'avevo mai visto, se che rimetto la monetina per... 50, 1 euro o 2 euro. Dipende dal tempo. Sì. Anche no, la cripta è bellissima, sembra di entrare sotto. Scendi in questo cunicolo e queste colonne imponenti. Bella questa cattedrale, mi è piaciuta. Vi lasciamo delle foto. Perché la luce anche no, Là, in quella collina, c'è una villa e dovete sapere che Osimo è altrettanto famoso, sapete per cosa? Perché è stato firmato il Trattato di Osimo nel 10 novembre del 1975, quando l'Istria è stata ceduta alla Jugoslavia, che oggi è in parte croata e in parte slovena. E sappiamo tutti che i nostri cari italiani sono stati cacciati proprio, ma cacciati male dall'Istria. Siamo arrivati nel punto più alto, nei giardini. Punto panoramico dei giardini pubblici. Il tempo lo accompagna, sta uscendo un timido sole. Inizia un pochino a uscire Però un timido sole, però sapevamo. Si vede il mare, si vede abbastanza bene di là, e di qua c'è i Monti Sibillini che si intravedono. Però vabbè. Sapevamo che l'Italia ci accoglieva con la pioggia. Comunque l'ha vista sulla campagna marchigiana, Tanta roba, bella. Quindi ci vuole un pim pum pam. Entrando nel parco ho visto questi baffoni, pensavo che era il Suor Garibaldi. No, però sì che ci assomiglia da lontano, no? È il signor Augusto. Suor Augusto, perché ti manca il signor Suor Garibaldi? Un po' che non facciamo i discorsi profondi io e il Suor Garibaldi. Dovremmo prima o poi ritornare a trovarlo, no? Da qualche parte. Sì. Un'altra particolarità di Osimo sono le sue grotte. Sotto la città è come se ci fosse una seconda città. Ci sono queste ampie camere e ci sono addirittura 9 chilometri di cunicoli. Non si sa del perché siano stati costruiti. Si sa che connettono i vari palazzi nobiliari sparsi nella città. Non si hanno scritti né testimonianze, perché ovviamente la prima ipotesi è che venivano usati come via di fuga in caso di guerra o di assedio, e quindi per mantenere la segrettività
non si sono riusciti a trovare scritti. Altre ipotesi che siano stati costruiti come depositi per conservare viveri o per trasportare l'acqua in tutta la città, o addirittura posti dove la gente si riuniva Per celebrare celebrare dei rituali o delle riunioni. Oggi non siamo potuti andarla a vedere perché bisogna prenotare, però vi lasciamo delle immagini che queste grotte sono caratterizzate da tanti bassorilievi raffiguranti anche i templari, quindi stiamo parlando dell'epoca medievale, molto molto interessante. Che bello è stare in un letto vero e non su una panchina. No, meglio di no. Con Panchina di legno, l'infradito sotto le ciappette. sì, o sul fianco, proprio sull'osso dell'anca per non sentire la panchina, le Che listone viaggio, di ragazzi. legno. Che viaggio. La barca ci puoi stare 4, 8, 20, 30, ti distrugge Ma anche uguale. con la cabina, non so, Sì. ti stanca, eh? Anche se c'è un stanca di lecco, brutto, secondo me è il dondolio, boh, Non lo so. del Ma mare. pensa che ci lavora sempre quel dondolio. Vabbè, alla fine poi ti abitui come tutte le cose. Sì, però. I due paesini super belli. Uno più borgo, l'altro più città, però belli entrambi, che poi il primo, Non gli dai una lira da fuori, ma fuori sembra un paesello tipico di mare. Vedi la chiesa e dici, oh, bella la chiesa là sopra, dice, però non ti aspetti di entrare in sto borgo, no? Abbiamo passato una serata con i nostri amici che ci hanno Di viziato. qualità, Sì. chiacchierando, era un po' che ci sentivamo però da Sì, vedersi. sì, da più di un anno, Eh sì, 1 anno e 3 mesi. sì, era giugno, era maggio, giugno. E meno male, perché stanotte sembra che deve arrivare il diluvio universale. Sì, è andato l'allarme, allerta grave per temporali. Poi siamo nel parcheggio, nel piazzale dei nostri Sì, nel amici che non siamo giardino in giro. sicuri, non ci sono alberi, quindi siamo super tranquilli e ci faremo una bella dormita. Sì, senza problemi, proprio a dormire. E direi che l'episodio è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, fateci domande, Quasi mi dà una chiedeteci manata. opinioni, a noi piace rispondere alle vostre domande o che ci chiedete consigli, a noi fa un enorme piacere. Sì, perché voi vedete sempre le nostre facce, però in realtà noi non vi conosciamo tutti. E quando ci scrivete ci fa veramente piacere. Sì. E siamo qua per questo, non vergognatevi, che se avete qualche domanda noi rispondiamo più che volentieri. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un bacio. Buonanotte, ciao!